Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales, io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Oggi per la, credo, prima volta dopo un sacco di tempo non vi parlerò in nessuna notizia di intelligenza artificiale, ma per la prima notizia vi parlo di un tema, diciamo, ne parliamo in modo un pochino laterale, ma parliamo anche di no code, ma partiamo subito. Per la prima notizia infatti vi parlo di Sprout, che è sostanzialmente un website builder no code per creare dei siti web sostenibili in pochissimi minuti. Ma facciamo un attimino un passo indietro per tutti coloro che non hanno familiarità con i termini website builder, no code e con la combinazione di questi. Un website builder no code è sostanzialmente una piattaforma che vi permette di costruire dei siti web senza dover necessariamente conoscere alcuna informazione, senza dover avere un background tecnico o appunto conoscere niente riguardo la programmazione web. Quindi a livello un pochino più pratico, praticamente è una piattaforma che vi fornisce degli elementi che possiamo vedere, diciamo, come dei pezzi di un puzzle e voi che la utilizzate siete coloro che stanno andando a creare appunto il puzzle finale, l'immagine finale, tramite appunto la combinazione di questi elementi e, diciamo, l'incastro di queste varie componenti che sono rese disponibili. Quindi che cos'è Sprout? L'abbiamo già visto un attimino a livello teorico e qual è la differenza rispetto a qualsiasi altro website builder? Ovviamente, siccome ne stiamo parlando qui, Sprout vi permette di costruire dei siti web in pochissimi minuti e costruire dei siti web che siano sostenibili e che abbiano alcune caratteristiche che pian piano vediamo. Per darvi un pochino di storia riguardo a Sprout, è stato sviluppato in collaborazione tra 4 persone principalmente. 2 di loro avevano appena fondato una startup qualche anno fa, mentre gli altri 2 erano dei freelance, degli sviluppatori freelance che si occupavano di costruire, di sviluppare dei siti web sostenibili. Quindi dall'unione di queste 4 persone, dall'unione di queste 4 menti e della loro visione e negli anni anche delle collaborazioni con altre aziende, altri professionisti e persino le Nazioni Unite, è nata Sprout. Quindi, per fare un piccolo riassunto, Sprout sostanzialmente nasce dall'obiettivo di rendere il design dei siti web di default sostenibile. Sprout infatti, attraverso i componenti già disponibili, già sviluppati da appunto i creatori di questa piattaforma, vi permette di implementare dei siti web a ridotto impatto ambientale. Si stima che i siti web che potete creare possano emettere fino al 99% di CO2 in meno rispetto a un sito web standard. Quindi, diciamo, è veramente un ottimo risultato. Ma quali sono le feature principali di Sprout? Primo tra tutti sono presenti già dei template prefatti che sono sostenibili di default, sono creati per essere sostenibili. Infatti sono in primis dei template già pronti per essere utilizzati e piazzati all'interno della nostra pagina, ma sono sviluppati in modo tale che il caricamento della pagina stessa sia molto basso. Hanno fatto particolare attenzione anche all'accessibilità, quindi andrete ad utilizzare dei template sostenibili e appunto di conseguenza anche con emissioni di CO2 molto ridotte o comunque minimali rispetto a un website builder standard. Il secondo punto è che tutti i siti web creati con Sprout utilizzano un hosting sostenibile che utilizza energie rinnovabili e da questo punto di vista l'azienda è particolarmente trasparente. Infatti nella descrizione e nella loro pagina web viene nominato persino il loro hosting partner che si chiama Crystal. Inoltre un punto a cui tengono particolarmente, che viene sottolineato nella descrizione delle feature disponibili tramite Sprout, è il fatto che non solo l'hosting utilizza energie rinnovabili, ma non vengono effettuate attività di carbon offsetting, quindi sono rinnovabili al 100%, non viene utilizzata nessuna strada preferenziale, nessun trucco sostanzialmente. Inoltre un altro punto è che all'interno delle feature c'è anche un calcolatore di emissioni. Infatti quando voi create una pagina attraverso Sprout avete a disposizione una sorta di dashboard
che potete vedere voi amministratori, nella quale vedete il punteggio della vostra pagina, il peso medio della pagina e anche le emissioni di CO2 che sono calcolate utilizzando la metodologia del Sustainable Web Design. Questa metodologia è estremamente famosa, diciamo, è utilizzata dai principali tool che potete trovare sul web che vi permettono di calcolare le emissioni del vostro sito web. Quindi, come avrete potuto intuire, Sprout mi sembra una piattaforma estremamente utile e appunto permette a chiunque di poter creare una sua pagina, un piccolo sito web, quindi può essere tranquillamente il sostituto di tanti altri website builder, ma lo fa con particolare attenzione alla sostenibilità e anche in realtà all'accessibilità, con tantissime informazioni che potete andare a vedere e tenere sotto mano attraverso quella dashboard, in modo tale anche da prendere delle decisioni a livello di design, tra virgolette, che possono aiutarvi ad avere un sito web molto veloce, leggero, sostenibile e accessibile. Un punto che vorrei sottolineare è il fatto che ogni sito web creato con Sprout ha un dominio ben specifico che è .sprout.site, quindi da un certo punto di vista vi pone davanti lo stesso paletto che avete quando create un sito web che poi viene ostato ad esempio su GitHub Pages. Ovviamente potete saltare questo piccolo problemino, tra virgolette, creando il vostro dominio e andando a impostare dei redirect, ma secondo me è un'ottima alternativa ad esempio a GitHub Pages che nominavamo prima, per un motivo ben preciso, ovvero il fatto che a livello di sostenibilità i siti creati su GitHub Pages, al netto di fare il più possibile in termini di sviluppo, però tutti i siti ostati su GitHub Pages in realtà non utilizzano energia rinnovabile. Infatti vi faccio vedere uno screenshot qua di un sito che ho su GitHub Pages, ma appunto l'energia che viene utilizzata utilizza fonti non rinnovabili. E da questo punto di vista secondo me Sprout è un'ottima alternativa. Io vi consiglio di provarlo, vi basta proprio qualche secondo sostanzialmente, vi iscrivete attraverso la vostra email, poi vi viene inviata un'email di conferma, tramite quella poi potete entrare nella vostra area personale e da lì, una volta che create il primo sito, in realtà avete già una bozza di template già pronto che poi potete andare a modificare, potete modificare i colori, aggiungere degli elementi e fare qualsiasi altra cosa che potete svolgere attraverso un altro website builder che non prevede la scrittura di codice. Io vi consiglio di provarlo e se lo provate fatemi sapere, se lo conoscevate già fatemi sapere lo stesso e niente, passiamo alla prossima notizia. Per la seconda notizia vi devo prima raccontare una brevissimissima storia. Infatti la seconda notizia in realtà nasce da una casualità. Qualche giorno fa ero su Amazon, stavo cercando delle informazioni su delle cuffie che ho acquistato un po' di tempo fa e una caratteristica particolare della scheda del prodotto mi ha fatto incuriosire, ovvero un bollino che vi metto qua e magari l'avete già incontrato anche voi in qualche altro prodotto che avete acquistato o che avete guardato su Amazon o anche su altre piattaforme in realtà. Quindi ho pensato sostanzialmente di andare a vedere che cosa voleva dire questo bollino e ho scoperto che poteva essere qualcosa di interessante da portare sul canale. Infatti oggi vi parlo della certificazione TCO. La certificazione TCO è stata sviluppata da un'azienda chiamata TCO Development circa 30 anni fa, quindi non è qualcosa di così tanto recente, ma si sta costantemente adeguando al mercato. Come è nata questa certificazione? Dicevamo prima che questa certificazione è nata circa 30 anni fa, se non ricordo male nel 1992, a Stoccolma, in Svezia. E di che cosa si tratta e come è nata? Già 30 anni fa questa azienda svedese aveva cominciato a fare delle riflessioni nello specifico sui monitor che venivano utilizzati negli uffici e poi con una prospettiva abbastanza futura avevano cominciato a fare attenzione agli schermi dei computer e a quanto sarebbero diventati rilevanti e importanti negli anni successivi. Sono stati un po' hanno un po' previsto quello che stiamo vivendo
tutti i giorni ormai da diversi anni, ovvero la estrema importanza e rilevanza della tecnologia, dei computer, dei nostri simpatici secondi monitor e quant'altro. Ma non solo si erano soffermati sulla rilevanza di questo tipo di strumenti, ma si erano soffermati anche su quello che è l'impatto sia sulle persone che sull'ambiente dell'utilizzo di questi strumenti. E come è nata questa certificazione? È nata dal fatto che già negli anni 90 alcune persone che lavoravano diverse ore durante la giornata fissando i monitor, appunto svolgendo dei lavori che prevedevano l'utilizzo di schermi, queste persone mostravano dei sintomi di stress, di stanchezza anche legata appunto alla vista, e pian piano si è capito che quel tipo di sintomi erano appunto correlati al lavoro che quelle persone svolgevano durante la giornata. Questo collegamento tra appunto causa e conseguenza è servita poi per cominciare a stilare delle linee guida su quali dovevano essere le caratteristiche dei monitor, in modo tale che dessero meno fastidio possibile alle persone che li utilizzavano. Ma facciamo un enorme passo avanti ad oggi, nel 2025, e di che cosa parla e in che cosa consiste, qual è il focus di questa certificazione, o meglio dell'insieme di certificazioni che fanno parte della certificazione TCO. I punti che vengono affrontati sono principalmente 4 e li vediamo singolarmente. Il primo riguarda il clima, infatti come appunto abbiamo già detto, si era già coscienti del fatto che la tecnologia in qualche modo avrebbe impattato l'ambiente e di conseguenza tutto ciò di cui parliamo tutte le settimane su questo canale, e questo criterio, che fa parte appunto della certificazione, fa particolare attenzione alla longevità dei prodotti, alla loro efficienza energetica e a tutte quelle attività che si possono svolgere per permettere una migliore gestione energetica e quindi di conseguenza un minor consumo a livello appunto energetico e una maggiore efficienza dei prodotti, con conseguenza riduzione delle emissioni di CO2. Il focus di questo primo criterio è sostanzialmente quello di rendere i prodotti meno impattanti possibile e più longevi possibile, in modo da avere sia dei lati positivi per l'ambiente sia anche per gli utilizzatori. Il secondo criterio riguarda le sostanze che vengono utilizzate per i prodotti tecnologici. Infatti ad oggi sappiamo che diverse sostanze che vengono utilizzate nei prodotti tecnologici presentano una serie di rischi sia sull'ambiente sia sulle persone. Infatti si stima che ad oggi solo l'1% delle sostanze chimiche disponibili, che sono all'incirca 350.000, sia stato effettivamente testato e sia effettivamente diciamo risk free. Quindi questo criterio si occupa di controllare le sostanze che vengono utilizzate nel settore tecnologico e per gli strumenti tecnologici, in modo tale che siano sicure e soprattutto che siano verificate prima appunto dell'utilizzo e per poi essere utilizzate nella produzione. Parlando di trasparenza riguardo appunto a questo criterio, online si trova anche la lista di tutte quelle sostanze chimiche che sono state testate e appunto verificate per poi essere utilizzate nei prodotti che utilizziamo tutti i giorni. Il terzo criterio riguarda la circolarità, ovvero potreste averne sentito parlare quando si affronta il tema dell'economia circolare. Ora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, o meglio, qual è il suo focus? Il focus è chiaramente in primis il riutilizzo dei materiali, ma anche al fatto che i prodotti che vengono utilizzati debbano essere duraturi, facili da riparare e anche eventualmente facili da migliorare. Quindi non solo si parla di riutilizzo dei materiali, ma anche di poter rendere quei prodotti stessi più longevi, tra virgolette, quindi si ricollega anche al primo criterio. Ultimo punto, ma non per importanza, si parla anche di supply chain. Infatti questo criterio affronta i vari rischi che sono legati alla salute, ma anche alla sicurezza dei lavoratori, così come alle loro condizioni di lavoro e appunto agli orari di lavoro estenuanti, eccetera.
Quello che si pone come obiettivo questo criterio è quello di verificare che le persone che lavorano in ambito tecnologico e che si occupano anche della parte, diciamo, più manifatturiera, abbiano delle condizioni di lavoro che siano sostenibili nel tempo e che siano adeguate al lavoro stesso. La certificazione inoltre garantisce che vengano effettuati regolarmente dei controlli e anche degli audit per verificare che appunto si stia seguendo questo criterio e che i prodotti e le aziende siano compliant. Dicevamo all'inizio che la certificazione TCO era nata principalmente per i monitor. Ad oggi, invece, se avete seguito, diciamo, il mio story time, sappiamo che i prodotti che sono, diciamo, che vengono coperti da questo tipo di certificazione sono diversi. Si parla sia di tablet, smartphone, ma si parla anche di videoproiettori, di cuffie e anche di altri prodotti che vengono utilizzati, ad esempio, all'interno di data center. Bene, per oggi è tutto, spero che le notizie vi siano piaciute, che le abbiate trovate utili. In quel caso mettete like, condividete, lasciate un commento, mandate questo video ad amici, parenti, vicini di casa, chiunque. E se volete sostenere il canale con un caffè o un tè, vi lascio il link Ko-fi qua sotto. Se invece, tranquilli, non potete sostenere il canale con un caffè o qualsiasi altra cosa, potete tranquillamente mettere like e condividere il video, ma sapete già tutto. E direi che ci vediamo nelle prossime settimane. Le prossime settimane potrebbero esserci delle edizioni speciali di Green Tech Tales, quindi niente, stay tuned si dice. Insomma, ci vediamo nelle prossime settimane.